Bentornati in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come installare il software gratuito VLED, un software in grado di comandare strisce LED e matrici. Infatti in un video precedente avevamo visto come configurare una striscia LED e vi lascio il link qui in alto, ma oggi ci occuperemo di matrici e lo faremo andando a configurare una matrice 8x32. Ma iniziamo subito. Di matrici LED ne esistono di diverse misure. Quella che vedremo oggi è una matrice LED VS2812B, quindi LED programmabili tramite un microcontrollore che misura 32x8 LED. In totale la matrice ha 256 LED. Queste sono matrici che si trovano comunemente in tutti gli store online. Comunque vi lascerò tutti i link nella descrizione del video. Chiaro? Chiarissimo. Semplice? Semplicissimo. Sul retro possiamo notare diverse connessioni, GND e 5V di alimentazione al centro, poi abbiamo 5V GND e D-out e poi 5V GND e D-in. Questi ci serviranno per le connessioni in serie di più matrici. Inoltre, dovendo gestire in serie tanti LED, è necessario avere dei punti aggiuntivi di alimentazione, detti anche power injection, che andremo a vedere successivamente anche sul software VLED. Infatti, andando ad alimentare una matrice di questo tipo solo dall'ingresso iniziale, avremo che la corrente, man mano che attraverserà la serie dei LED, si verificherà una caduta di tensione che potrebbe rendere gli ultimi LED meno luminosi. Ok, adesso andiamo a vedere tutto il materiale occorrente. Ci servirà un microcontrollore ESP32, un alimentatore 5V 10A, una resistenza da 63 ohm o valore più vicino, in questo caso 68, un condensatore elettrolitico 1000 microfarad 25V, dei cavi di alimentazione da almeno 1 mm quadro, e per un'installazione definitiva è consigliabile utilizzare un fusibile da 15A come questi qua da auto, quelli blu. Prima di iniziare facciamo un salto sul sito VLED, lo facciamo con un browser Chrome o Edge, che sono gli unici due supportati per l'installazione diretta sull'ESP32, e andiamo a vedere lo schema elettrico e i consigli del sito ufficiale. Andiamo nel tab Basic e qui già vediamo lo schema elettrico consigliato da VLED stesso. Prenderemo in considerazione il primo schema, visto che è una matrice a 5V VS2812, senza prendere in considerazione il level shifter se la distanza tra l'ESP32 e la matrice non è molto grande. Con questo link potremo accedere a un comodo calcolatore anche in inglese, cliccando qui sopra. Qui andrò a inserire praticamente tutti i parametri del mio sistema, quindi il tipo di striscia, il numero di LED, la temperatura ambientale, Antonio, fa caldo, la lunghezza dei cavi, e lui in automatico ci fornirà poi un resoconto per la corretta alimentazione del circuito. Addirittura ci dice che sono necessari 3 punti di alimentazione, power injection, ma come vedremo 2 sono più che sufficienti. E questo è lo schema elettrico che io ho utilizzato. L'unica accortezza è di alimentare l'ESP32 dall'alimentatore solo una volta che abbiamo installato il software e quindi scollegato la porta USB-C. Ecco, ho effettuato tutti i collegamenti elettrici come da schema elettrico, compresi i 2 punti di power injection, come si vede. Ho messo il condensatore da 1000 microfarad rispettando le polarità su questo Mammut. E D-in
è stato collegato all'ESP32 tramite una resistenza. Qui poi ho utilizzato una scheda di prototipazione molto comoda che permette di utilizzare tutti i pin senza doverli saldare. E quei due cavi saranno poi collegati per alimentare l'ESP32 solo una volta che è stato installato il software. Ho messo anche un interruttore sull'alimentatore in modo da scollegare completamente la rete quando non mi serve. Ma adesso andiamo e proseguiamo con l'installazione. In Installation. Install VLED Binary, poi VLED Installer Site e adesso possiamo procedere all'installazione. Come vedete esistono ben 4 tipi di installazioni, 4 possibilità. Abbiamo la versione plain, che è quella standard, la audio reactive, quindi con effetti reattivi al suono, la versione per board che hanno una connessione di rete LAN fisica. Nell'ultima release abbiamo questa nuova build adatta per le board ESP3266 con frequenza 160 MHz. Comunque oggi ci concentreremo sull'installazione semplice, mentre nel prossimo video vedremo anche l'audio reactive. Per prima cosa dovremo andare a collegare il nostro ESP32 al PC e andremo a vedere qual è anche la porta COM che troverà. Se non viene trovata la porta COM dovremo cliccare qui e andare a scaricare i driver CP2102 per i chip quadrati e CH34X per i chip rettangolari. Io ho già installato i driver CP2102 visto che questo ESP32 ha un chip quadrato. Comunque torniamo sul desktop, andiamo in gestione dei dispositivi, sulle porte COM e vediamo che ho la 1 e la 9. Adesso andiamo a collegare l'ESP32. E come vediamo la nuova porta trovata sarà la COM3, quindi la COM3 sarà la porta di comunicazione tra il PC e l'ESP32. Ora facciamo install, selezioniamo la porta COM3 appena trovata e facciamo install VLED. Qui ho velocizzato un po' il video. Next. Ora accendiamo l'alimentatore della matrice e vediamo che qualche cosa si è già accesa. Mi collego alla wifi di casa, visit device e siamo nella pagina principale di VLED. L'installazione è conclusa. Passiamo alla configurazione. Andiamo su config e andiamo in wifi setup. Per prima cosa dovremo andare a configurare per comodità il nostro DNS, diciamo matrice 32x8. In questo modo, per accedere alla pagina di VLED non avremo bisogno di ricordarci l'IP assegnato. Salviamo, chiudo tutto e facciamo una prova col browser. Matrice 32x8.local ed eccoci qua nella pagina principale attraverso il DNS. Ritorniamo in config e andiamo al menu LED Preference. Qui è possibile configurare il GPO utilizzato dall'ESP32. Come vedete ho utilizzato il 16 predefinito. Ora, allo scopo di trovare il primo LED della matrice, ci servirà dopo, impostiamo una lunghezza di 1, un solo LED.
Adesso tolgo l'alimentazione per resettare la matrice, lo riaccendo e come vedete si è acceso il primo LED, che è quello situato in alto a sinistra. Comunque torniamo in config, 2D configuration, gli diciamo che la matrice è bidimensionale, quindi 2D. Questo ci servirà nel caso di più matrici collegate assieme, non ci interessa. E andiamo a configurare il nostro pannello. Il primo LED abbiamo detto che è quello in alto a sinistra, top left. È una serpentina verticale, gli diamo le dimensioni, come vedete il grafico si aggiorna in automatico. Saliamo pure. Adesso ritorniamo in LED Preference e andiamo a configurare la parte di alimentazione. La massima corrente che assorbirà la matrice dovrà essere inferiore al nostro alimentatore, quindi se il nostro alimentatore è 10 A io li metto 9000. Qui sotto andiamo a dargli di nuovo la grandezza reale della matrice, che è 256 LED. Poi andiamo sotto e salviamo. Come vedete la matrice si è accesa completamente. Qui ovviamente possiamo andare a variare i colori, variare la luminosità in brightness e giocare con tutti gli effetti messi a disposizione da VLED. Ce ne sono davvero tantissimi, oltre 100 se non ricordo male. Quindi la configurazione è terminata. Sì, ma il testo scorrevole? Giustamente una delle cose più interessanti con le matrici è creare degli effetti di testo scorrevole. Per farlo andiamo ad aprire segmento 0 e gli andiamo ad associare l'effetto scrolling text ed eccolo qua. In automatico ci fornirà la data e l'ora odierna, ovviamente con tutti i parametri configurabili: velocità di scrolling, altezza, offset dell'altezza. Poi abbiamo più sotto il font size e l'ultimo che è la rotazione. Adesso andiamo ad aggiungere un segmento in modo da creare un testo personalizzato. Scriviamo ad esempio Jax fai da te, lo salviamo con il segno di spunta e gli assegniamo questo effetto. Abbassiamo la luminosità del primo segmento e come vedete adesso avremo un testo personalizzato con qualsiasi colore. Un'altra possibilità è quella di creare dei segmenti personalizzati. Ad esempio gli diciamo che il primo segmento non deve terminare al 32 ma alla colonna 24. Salviamo e come vedete adesso utilizzerà solo le prime 24 colonne. Aggiungiamo un secondo segmento, lo chiamiamo prova, lo salviamo e gli diciamo che la colonna di questo secondo segmento deve partire dalla colonna 25 e finire alla 32. Ed ecco qui il secondo segmento. Da qui si capisce che è possibile quindi combinare più effetti o più testi all'interno della stessa matrice, quindi possiamo configurarla a piacere come vogliamo. Ovviamente i segmenti possono essere anche più di due. Ora, se vogliamo salvare questo preset, tutte queste impostazioni, e farle partire
quando facciamo partire VLED non dobbiamo fare altro che aggiungere un preset, possiamo dargli anche un nome e poi fare save. Torniamo su config, LED preference e in questa sezione default apply preset 1 at boot. Salviamo, torniamo indietro, spegniamo VLED, tolgo anche l'alimentazione e poi riaccendo. Ecco, come vedete, alla ripartenza del sistema la matrice mostrerà l'effetto salvato nel preset 1. Qui possiamo ovviamente modificare tutti gli effetti, personalizzare i colori, fare tutto quello che vogliamo. Adesso ripristiniamo un solo segmento da 32 colonne e vediamo un po' di effetti molto carini. C'è questa bella funzionalità anche di filtro per gli effetti, in questo caso ho filtrato tutti gli effetti adatti alle matrici e ne vediamo alcuni. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, per qualsiasi domanda postate tranquillamente qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Scheletri, hai qualche cosa da dire? Che la luce sia con te.